Ciao, in questa lezione ti mostrerò come utilizzare le letture del giroscopio integrato nel mattoncino programmabile per far andare il tuo robot dritto come un fuso. E resta fino in fondo che ti mostrerò come far girare il robot di angoli precisi utilizzando il giroscopio anche se le ruote slittano. Il professor Mattoncini! Per questo video utilizzeremo ancora una volta la struttura motrice base Spike Prime, di cui trovate le istruzioni nell'app Spike Prime oppure sul sito Lego Education. E ora sfatiamo un mito. I robot veri non vanno mai assolutamente dritti. Ma come? Io gli dico di andare dritto? Ho capito, ma poi le ruote potrebbero essere sgonfie perché ci sono robot con ruote gonfiabili. Oppure trovo un ostacolo sul terreno, un poggio, una buca, le ruote slittano e quindi il robot da dritto che doveva andare si ritrova in un altro posto. Però, utilizzando il giroscopio, che misura per l'appunto cambi di direzione anche in assenza di punti di riferimento, possiamo rilevare e quindi compensare questa deviazione. In una lezione precedente, non so se ti ricordi, abbiamo utilizzato un particolare algoritmo di controllo per il robot seguilinea che aveva un nome altisonante, controllore in retroazione proporzionale. Cioè abbiamo controllato l'intensità della sterzata in base a quanto era l'errore tra quello che volevamo che il sensore leggesse e quello che stava leggendo. Adesso applichiamo lo stesso concetto per andare dritti. Io farò sterzare il robot in maniera più energica, proporzionale a quant'è la differenza tra l'angolo che vorrei seguire e l'angolo misurato dal giroscopio, cioè la direzione che vorrei seguire e la deviazione da questa direzione. Più grande sarà questo errore, più grande sarà la correzione. Vediamo adesso come realizzare il programma per far andare il robot perfettamente dritto con il giroscopio. Impostiamo i motori di movimento su C più D e impostiamo la velocità di movimento su quella che deve essere la velocità di crociera del robot in avanti. Adesso utilizziamo il sensore integrato, il giroscopio, per far andare il robot dritto. Vogliamo che il robot mantenga la direzione in cui viene avviato, quindi dobbiamo resettare e impostare l'angolo di imbardata su 0. L'algoritmo che vedremo è un controllore in retroazione proporzionale simile a quello del seguilinea. Ricostruiamolo pezzo per pezzo. All'interno di un ciclo per sempre, che attingo dalla scheda di controllo, vado a calcolare l'errore tra la direzione che ha il mio robot in quel momento e 0, perché voglio che il robot vada dritto. Quindi creo una variabile, che chiamerò errore, e mi preparo anche la variabile per il comando di sterzata, come abbiamo fatto l'altra volta. Quindi io porterò l'errore, salverò dentro l'errore la differenza tra quello che voglio, cioè 0, e quello che leggo, ovvero l'angolo di imbardata. Se il robot commette un errore per motivi vari, slittamenti, dossi sul terreno, l'angolo di imbardata cambierà anche l'errore. Quindi adesso io vado a portare il comando, che sarà la sterzata, a un valore che è proporzionale al valore dell'errore. Scriverò dentro la variabile di comando, che poi sarà quella di sterzata, andiamo a metterla subito al suo posto, avvia movimento, quindi non fisso ma al valore del comando, variabile in lettura, a un valore che è proporzionale all'errore, ovvero scalato per un certo fattore. Questo si chiama guadagno. Andrò a leggere la variabile errore e la metterò qua. Quindi il comando sarà proporzionale l'errore moltiplicato per un certo fattore di scala, che determina quanto reattivo sarà il controllore, quanto velocemente il robot ritornerà sulla traiettoria desiderata. Per una maggiore leggibilità del programma io potrei voler definire una variabile, che in realtà poi diventerà una costante una volta tarata, che conterrà il valore del guadagno e quindi il guadagno poi lo andrò a leggere da questa variabile. Qui si tratta solo di riconfigurare i blocchi nell'ordine giusto, ma ecco, questo programma si comporta esattamente come quello di prima. Come abbiamo già visto in una lezione precedente, andare dritto all'infinito non ha senso. Noi saremo interessati ad andare dritti per una certa distanza, quindi vediamo come si fa. Come abbiamo fatto già per altri programmi nelle lezioni precedenti, dovrò misurare quanta strada ho fatto rispetto al momento in cui sono partito. Quindi creerò una variabile start dove salverò l'angolo del motore destro prima della partenza e un'altra variabile che è la distanza del robot dove andrò a scrivere quanta strada ho fatto. Prima di partire dovrò salvare nella variabile start il valore corrente dell'angolo del motore destro. Posizione relativa, attenzione, quindi non questo blocco qua, che è l'angolo assoluto rispetto al marcatore sul corpo del motore, ma dall'estensione altri motori che vado ad abilitare
io sceglierò la posizione relativa, non del motore sinistro che è a C, ma del motore destro, perché il motore destro cresce mentre il robot va in avanti e il motore sinistro che è montato a specchio invece ha dei valori che decrescono, vanno sotto 0 quando il robot va in avanti. Adesso io dovrò sostituire il blocco per sempre con un blocco ripeti fino a quando. Porterò quindi questo contenuto qui dentro, eliminerò il blocco per sempre, mi ricorderò subito di aggiungere un arresta movimento qui in fondo al programma e adesso dobbiamo creare una condizione per fare in modo che il robot si fermi quando ha percorso la distanza voluta. Attenzione perché ora questo blocco sarà piuttosto complesso. Allora, intanto voglio ripetere fino a quando la distanza percorsa non supera quella che voglio io. Quindi intanto non supera, mi fa venire in mente che mi servirà il blocco maggiore, quindi fino a quando questa distanza non sarà maggiore di quella che voglio, per esempio 300 mm. Adesso andiamo a calcolare la distanza percorsa in millimetri, come abbiamo già fatto altre volte. Dalla scheda operatori prendiamo il blocco sottrazione e calcoliamo la differenza tra la posizione relativa del motore destro, quindi D, e la posizione che aveva alla partenza del robot, quindi start, che è stato salvato. Vado a leggere la variabile start che contiene l'angolo del motore prima che il robot parta. Questa differenza restituisce una distanza però come angolo del motore. Io voglio la distanza in millimetri, quindi dovrò calcolarla con un fattore di scala che abbiamo calcolato in una lezione precedente. Quindi dividendo questa differenza per il fattore di scala che mi converte i gradi del motore in una distanza in millimetri. Creo la variabile kdist, il fattore di distanza, che imposterò all'inizio del programma, kdist, per queste ruote in particolare vale 2.05, è un fattore costante. Adesso posso andare a leggere questa variabile e questo blocco calcolerà la distanza percorsa dal robot in millimetri. Adesso io questa distanza la vado a confrontare con quella che voglio percorrere. Per rendere il programma più leggibile e riutilizzabile, anche questa volta io posso andare a definire un blocco personalizzato che potrò chiamare avanti con giroscopio per, aggiungo un ingresso, distanza, aggiungo un'etichetta, millimetri. Salvo, quindi si crea il blocco definizione e adesso vado a spostare la mia sequenza all'interno di questa funzione, di questo blocco personalizzato. Ecco qua. Adesso sistemiamo i blocchi, per esempio potrei voler mettere il guadagno qui dentro. Il fattore di distanza va qui perché lo posso voler configurare a seconda del robot che sto usando. Adesso nel programma io vado a chiamare il mio blocco personalizzato per fare andare il robot in avanti di 200 mm. Questo valore viene passato all'interno di questo parametro dist che quindi adesso va trascinato qua. Proviamo questo programma per valori di distanze differenti. Una precisazione doverosa. Di default il giroscopio misura gli angoli del robot come imbardata, inclinazione sarebbe il beccheggio e il rollio. Quindi supponendo che il mattoncino sia orientato così, cioè sdraiato con lo schermo rivolto verso l'alto, montato così sul tuo robot che si muove parallelamente rispetto al suolo. Ma se il tuo mattoncino è montato in un'altra maniera sul robot, per esempio in verticale con lo schermo rivolto in avanti, dobbiamo cambiare questa configurazione. Dobbiamo configurare il programma in modo da dire al mattoncino come è orientato. Quindi nella estensione altri sensori andiamo a vedere che c'è questo blocco che permette all'avvio del programma di impostare l'orientamento del sensore, ovvero del mattoncino, in maniera da rispecchiare la sua posizione all'interno del robot. Per cui se io imposto, ad esempio, che il mattoncino è montato con la porta USB rivolta verso l'alto, che corrisponde a questa traduzione molto strana, cioè imposto l'orientamento del sensore su parte posteriore, l'angolo di imbardata sarà quindi la rotazione intorno all'asse uscente dalla porta USB. Ora che sappiamo come andare drittissimi, vediamo come utilizzare il giroscopio anche per fare delle rotazioni che compensino eventuali slittamenti sul terreno. Impostiamo i motori di movimento su C più D. Impostiamo la velocità di movimento su una velocità piuttosto bassa. Adesso vogliamo partire ruotando e aspettare che l'angolo di imbardata non superi un certo valore. Per esempio, voglio partire verso destra, avvio movimento a destra sul posto, quindi parametro di sterzata 100, e
aspetto fino a quando mi interessa l'angolo di imbardata non supera un certo valore. Qui non c'è già il blocco a scorciatoia con gli estremi a punta come per il sensore di luce riflessa, quindi dovrò prendere l'operatore maggiore D e qui mettere il valore che mi interessa, ad esempio 90 gradi. Alla fine dovrò fermare il movimento e vediamo che succede. Osserviamo che il robot supera in realtà i 90 gradi, questo perché questo blocco in realtà è un ciclo di polling, ovvero va a interrogare rapidissimamente il sensore di continuo mentre il robot sta girando e quindi potrebbe sfuggirgli il momento in cui in effetti l'angolo supera i 90 gradi. Lui si fermerà quando l'angolo avrà superato i 90 gradi, quindi a 91 gradi. Da quell'istante all'istante in cui le ruote effettivamente si fermano, passerà altro tempo, il robot quindi sarà andato oltre i 90 gradi. Per risolvere questo problema dobbiamo impostare un angolo un pochino più basso di 90 gradi, per esempio 88 o addirittura 87, e vedere che succede. Questo programma può essere ulteriormente migliorato, specialmente se io voglio andare a velocità un po' più elevate, quindi diciamo che voglio andare al 50%. L'idea è che io potrei andare un po' oltre l'angolo e poi tornare indietro della differenza tra dove sono e dove vorrei essere. Quindi per esempio qui posso veramente settare l'angolo a 90 gradi, il robot si fermerà un pochino oltre il punto dove voglio arrivare, poi posso tornare indietro lentamente, per esempio al 20% di velocità, verso sinistra, quindi meno 100, e aspettare fino a quando l'angolo non è sceso sotto un'altra soglia. Quindi attendi fino a quando l'angolo non è minore di, sempre angolo di imbardata, quindi duplico, minore di, voglio aspettare che l'angolo di imbardata torni a essere inferiore di l'angolo desiderato, cioè 90 più 1. Minore strettamente di 91 significa sarebbe esattamente uguale a 90. Ricordate che non si controlla mai l'uguaglianza, perché potrebbe sfuggire al nostro controllo l'esatto momento in cui il sensore misura esattamente 90 gradi. Fatto questo, dobbiamo di nuovo arrestare il movimento. Quindi anche se gli do fastidio, lui continuerà a girare finché non arriva nella direzione che vuole. Adesso convertiamo questa sequenza in un blocco personalizzato per favorire il riutilizzo del codice e la leggibilità. Questo vi servirà per creare una libreria di blocchi da utilizzare durante le gare. Vado qui ai miei blocchi, creo un blocco personalizzato, gira a destra di, aggiungo un ingresso, angolo, aggiungo un'etichetta, gradi, salvo, compare il blocco definizione e compare il blocco da chiamare. Adesso io sposterò questa sequenza qui dentro e chiamerò questo blocco qua. Adesso qui giro a destra di 90 gradi, 90 è un valore che viene copiato all'interno di questo parametro e quindi io questo parametro dovrò trascinarlo qua, maggiore di 90, qui voglio un valore che è questo più 1, quindi mi servirà un operatore somma, quindi più 1. Attenzione sull'angolo 180 perché succede un patatrack. L'angolo, quando arriva a essere più grande di 180, diventa negativo, cioè meno 180. Quindi attenzione a questo salto tra 180 e meno 180. Purtroppo con questo metodo ho perso le rampe di accelerazione e decelerazione che avrei avuto con i blocchi in movimento impostati con l'accelerazione lenta. Quindi è bene andare piano. In gara non vince il robot veloce, vince il robot preciso, il robot affidabile che fa la stessa cosa più del 90% delle volte. Il programma per aggiungere queste rampe di accelerazione e decelerazione al movimento col giroscopio è troppo complicato per lo scopo di questo video. Commentate se volete saperne di più, al limite si farà una lezione privata. Siccome siamo lontani, invece di stringerci la mano, usala per picchiare il tasto mi piace. Non perderti i prossimi video, perché useremo tutto quanto abbiamo appreso finora per realizzare tanti progetti. Nel prossimo, per esempio, realizzeremo un robot esploratore con uno scanner rotante. Resta giovane, fino alla prossima volta gioca a modino, ciao!